Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere assieme un browser molto veloce ma soprattutto che ha a cuore la privacy dei suoi utenti, unito a un altro progetto che si chiama Basic Attention Token. Andiamo a vedere questi due progetti legati tra loro dopo la sigla. Prima di parlare di Basic Attention Token, ovvero BAT, andiamo a vedere che cos'è il browser Brave. Ovviamente è un motore di ricerca completo, molto veloce, con un'attenzione particolare alla privacy dei suoi utenti. Anche lui, come i motori di ricerca fratellastri, vive di pubblicità, però in modo totalmente diverso e tra poco vedremo in che modo. Anche se sembra un controsenso, questo motore di ricerca tiene tantissimo alla privacy e ci permette di andare a bloccare tutte le pubblicità che vengono inviate dal web. Come possiamo vedere dall'infografica in sovraimpressione, rispettivamente contro Firefox, Safari e Google Chrome, vedete come Brave riesce a bloccare tutti questi banner pubblicitari e ovviamente, non essendo invaso da queste pubblicità, è anche 3 volte superiore ai concorrenti per quanto riguarda la velocità di navigazione. Anche su questo motore di ricerca possiamo, se vogliamo, vedere le pubblicità. Avete capito bene, se vogliamo, perché dal nostro pannello di controllo possiamo decidere se bloccare le pubblicità o meno. Addirittura possiamo anche andare a selezionare quante pubblicità possiamo vedere in un'ora, al massimo fino a 10 pubblicità. Inoltre, se vogliamo guardare la pubblicità, veniamo ricompensati per la nostra attenzione verso questi spot. Vi faccio un esempio: siamo sul motore di ricerca Brave, una volta che l'avete scaricato e installato ovviamente. Proviamo a scrivere criptovalute, andiamo alla pagina di ricerca e selezioniamo ad esempio CoinMarketCap. Siamo su coinmarketcap.com e vedete in alto a destra c'è il simbolo di Brave. Se io clicco qua sopra col tasto sinistro e vedete che c'è la protezione per questo sito, al momento è disabilitata, se io do ok sulla protezione, vedete tutte le cose che sta bloccando e attualmente, da quando ho cliccato su attiva protezione, ha bloccato 2 banner pubblicitari. Sempre cliccando sul simbolo di Brave, andando su cambia impostazione predefinite, apriamo i setup di questo browser e se andiamo su ricompense Brave possiamo andare a selezionare se vedere o meno gli annunci pubblicitari. Questi tipi di annunci sono quelli che vengono sponsorizzati dal motore di ricerca e che ci permetteranno di andare a guadagnare delle piccole porzioni di BAT. Vedete, attualmente annunci pubblicitari è spento, io lo attivo e addirittura posso andare a selezionare quanti annunci andare a vedere durante un'ora di navigazione. Io lascio settato 10 annunci. Ma a parte il blocco o meno degli annunci, che cosa cambia in realtà da questa pubblicità? Cambiano diversi fattori, ovvero Brave ADS non raccolgono alcuna informazione su di noi. Brave va a selezionare localmente quali annunci ci vengono mostrati, ovviamente in base alla nostra attività di navigazione, ma utilizza un processo anonimo per confermare questo tipo di attività, mantenendo privati i nostri dati personali e per garantire che, grazie alla nostra attenzione per gli annunci che selezioniamo di vedere, possiamo guadagnare delle ricompense. Quando visualizziamo i nostri banner pubblicitari, le pubblicità che ci manda questo motore di ricerca, noi andiamo a ricevere il 70% delle entrate pubblicitarie. Inoltre gli annunci pubblicitari sono progettati per essere mostrati solo quando è il momento corretto e noi addirittura possiamo anche andare a modificare ulteriori parametri. Ma ora andiamo a vedere che cos'è questo BAT, Basic Attention Token, che è il token utility integrato nel motore di ricerca Brave ed è il token con il quale verremo ricompensati per guardare le pubblicità. Brave e anche il token utility in BAT sono stati creati dai fondatori di Mozilla e Firefox nel tentativo di migliorare la sicurezza, l'equità e l'efficienza ovviamente della pubblicità digitale attraverso l'uso della tecnologia blockchain. Andiamo un attimo su CoinMarketCap, vediamo che il token BAT ha un'oscillazione positiva del 41% nelle ultime 24 ore, si attesta a un valore di
mercato intorno a 1,02 euro. Gira sulla blockchain di Ethereum ed è quotato sui migliori exchange: Binance, Coinbase, UOB, KuCoin, Kraken, FTX, Uniswap, Bitfinex, Gemini, Bittrex, Gate.io, Bitstamp. Praticamente è listato nei top player degli exchange. La mission principale di questo token è distribuire in modo efficiente del denaro pubblicitario tra gli inserzionisti, gli editori, il marketing online e ovviamente gli editori dei contenuti, quindi fruitori. L'obiettivo principale è che i lettori sperimentano meno annunci possibili, quei pochi che possono visualizzare siano più adatti ai loro interessi e allo stesso tempo senza rinunciare ai loro diritti sulla privacy. Come detto poco fa, BAT è il token nativo del browser Brave, che è un browser open source incentrato sulla privacy, progettato per bloccare qualsiasi tipo di tracker, cookie invasivi e addirittura malware. Ovviamente non solo i fruitori di questo browser guadagnano delle ricompense, ma anche gli editori degli annunci vengono premiati per attirare l'attenzione dell'utente, nel senso che quanto più efficiente è il loro contenuto nel generare l'attenzione costante di un utente, tanto maggiore diventano le entrate per quell'editore. Con oltre 30 milioni di utenti che utilizzano il browser Brave, si sta sviluppando anche verso la DeFi. Il portafoglio di Brave supporta la DeFi più gli NFT, si possono acquistare criptovalute tramite carte di debito e carta di credito, supporta i DEX, multi-chain, e dare il token utility della piattaforma servirà anche per ridurre le fee della transazione. Inoltre si può utilizzare il token BAT nel negozio di riferimento per acquistare dei gadget. Vedete, in questo momento ha bloccato 95 indicatori o annunci di pubblicità e inoltre vedete che qua in sovraimpressione c'è questa immagine con la scritta eToro e qua sulla destra viene riportato: vieni pagato per la visualizzazione di questa immagine di sfondo. Praticamente io, visualizzando questa pubblicità, che poi alla fine non è invasiva perché è un'immagine di sfondo e mentre posso navigare, io vengo ricompensato col token BAT. Infatti, come vedete, il pagamento è già arrivato, 0,010 BAT. Inoltre, una funzione molto carina: noi possiamo anche donare dei token BAT ad esempio a un creator oppure a un sito internet che ci interessa particolarmente, per premiare di quello che stanno facendo, del contenuto che stanno portando, quindi stanno portando del valore. Noi possiamo anche fare un'offerta e dargli dei BAT come ricompensa. Ovviamente non tutti i siti sono partner di Brave e non sono verificati, quindi noi possiamo andare ad effettuare una donazione solamente se un sito internet, un portale o qualsiasi contenuto online si è iscritto e verificato su Brave. Ad esempio, cliccando sul sito ufficiale di Nintendo, vedete in alto a destra, a fianco al simbolo del leone, c'è il simbolo di BAT. Cliccando qua sopra noi vediamo il sito su cui stiamo navigando e vediamo autore non verificato. Passando col mouse sopra la scritta autore non verificato, vediamo questo creatore non si è ancora iscritto. Ogni donazione che effettuerai resterà in sospeso nel tuo portafoglio e l'invio verrà ritentato automaticamente per 90 giorni. Quindi quando noi navighiamo su un sito internet o su un portale e vediamo che non è un autore verificato, è inutile mandare una donazione perché tanto rimarrà in sospeso per 90 giorni. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se anche voi utilizzate questo tipo di browser, ma soprattutto se ne avete di altri simili da consigliare. Inoltre, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed unirvi anche alla nostra community Telegram. Ciao a tutti!